caro saluto a tutti da Piergiovanni Salimbeni e benvenuti come di consuetudine nel mio canale YouTube dedicato al mondo degli strumenti ottici e degli strumenti digitali. Come state vedendo sono in auto, mi sto dirigendo presso la riserva naturale Palude Brabbia per un video reportage molto particolare, nel senso che in realtà questa mattina sarei dovuto andare presso il negozio di Arte Sky, quindi della famiglia Seveso. Luca Seveso però ha deciso di offrirci un qualcosa di differente, cioè vuole mostrare alcuni prodotti che tratta nel suo negozio per i suoi appassionati clienti nell'utilizzo pratico. Per questo motivo ho chiesto il permesso alla dottoressa Barbara Ravasio della riserva naturale Palude Brabbia di poter utilizzare la bellissima torretta a 2 piani assieme a Luca. Quindi io sto dirigendomi verso l'Oasi, ormai mancano pochi minuti, anche Luca sta arrivando. Prepariamo sull'altana una piccola esposizione di prodotti, presumo Bader Planetarium, Vortex e forse un prodotto poliedrico di Ascar, e ci vediamo immediatamente subito dopo la breve sigla. Nel frattempo, ragazzi, se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo degli strumenti ottici e digitali a 360 gradi, non dovete fare altro che premere sul pulsante e iscrivervi a questo canale. A tra poco! Allora Luca, buongiorno. Ciao Piero. Allora, ti piace l'Oasi? Bellissima, veramente bellissima. La prima volta che ci vengo è veramente fantastica. Io ringrazio te perché, come vedete ragazzi, ha apparecchiato qui una bella esposizione. Abbiamo binocoli Vortex, poi dietro ancora prodotti Vortex che dopo magari vi facciamo vedere con l'utilizzo dell'iPhone e gli adattatori, e poi ha portato anche dei prodotti Bader Planetarium e una piccola sorpresa per gli appassionati di binocolo che vi spiegherò dopo. Esatto. Ma partirei dai Bader, giusto che siamo qua appunto sul tavolino. Bader Planetarium è un marchio che non ha bisogno di presentazioni perché lo conoscerete sicuramente tutti, però è un marchio che a noi è sempre mancato all'interno del nostro catalogo, e siamo riusciti finalmente quest'anno a luglio ad avere appunto la rivendita Bader direttamente dalla Germania. Quindi qualsiasi prodotto che trovate nel negozio arriva direttamente appunto da Bader, e ovviamente quelli che non sono ancora presenti a catalogo potete ordinarli semplicemente tramite la mail e ve li faremo avere generalmente nell'arco di 7 giorni circa. Poi dipende se su Bader il prodotto è presentato come in giacenza oppure no. Venendo a noi invece, abbiamo portato una piccola selezione. Abbiamo portato ovviamente prodotti per visualisti principalmente. Grazie. Quindi facciamo rivedere, c'è un po' di problemi con le ombre oggi ragazzi, ma siamo fuori, non siamo in negozio. Esatto, abbiamo portato tutta la serie Morpheus, che chiaramente sarà super apprezzata ovviamente, la nuova torretta Max Bright 2 con poi un'accoppiata o l'eventuale flip mirror per chi volesse fare anche invece fotografia, oppure la sua diagonale Zeiss T2 che si va a collegare poi direttamente alla torretta, che è quella poi super imballata ovviamente. Questo qua l'ho anch'io, sistema molto comodo. Esatto. Poi quando ce l'hai per questo lo usi sulla torretta, lo usi con un diagonale, lo usi, insomma puoi fare tantissime cose. Lo usi veramente per tutto. Sì, per tutto. Per tutto. Ovviamente poi Bader ha un catalogo di filtri che è gigantesco, però quelli era un po' difficile portarli. No, qua invece abbiamo il diagonale click lock standard, diciamo, quello a specchio, quello bianco. Diagonale poi famosissimo appunto per gli amanti di Bader. Molto bello, faccio vedere, vediamo se così si vede meglio. Beh, di alta qualità, oltretutto appunto ha già anche il click lock per il serraggio. Esatto. Ma questo il costo te lo ricordi? All'incirca 300 euro. Ok. Questo invece è un po' più importante perché siamo sulla serie BBHS
quindi abbiamo già un sistema Zeiss, quindi sempre un diagonale, però siamo su un prodotto un po' più importante. Ah sì, quindi hai un prisma Zeiss di alta qualità. Sì, e il prezzo quindi qua più alto. Intorno ai 600 euro. Certo, quindi insomma un prodotto di alta qualità per astrofili esigenti. Abbiamo in arrivo anche quello che invece è il prisma di Amici, sempre della serie. Ma è da 2 pollici? 2 pollici. Molto bello quello allora. Sì, molto carino, quindi insomma stiamo allargando pian piano anche noi il catalogo. Poi abbiamo un'altra chicca, che è questa, che non è sempre disponibile, ho scoperto, perché è in serie limitata, che è la Barlow 1.25 Zeiss. Ok, quindi utilizza sempre ottiche Zeiss, Sì. elementi Zeiss. Questa è il click lock poi integrato, quindi molto comoda. Io ho una VIP 2 di qualche anno fa che mi pareva che avesse anch'essa elementi Zeiss, molto leggera tra le altre cose. E anche questa beneficia del sistema T2, giusto? Sì, quindi esatto. Smonti sotto il barilotto l'adattatore e poi puoi montare quello che vuoi. Infatti c'è anche scritto poi qua sopra T2 System. Qua ci sono i Hyperion, il nuovo Mark 4. Magari hai voglia di far vedere il Mark 4, sì, perché assolutamente. Così spieghiamo che oltre all'utilizzo astronomico, sì, volendo, qua è già descritto, puoi usarlo veramente su un sacco di prodotti, sugli spotting, sui telescopi, addirittura volendo, siccome è sistema click, puoi anche utilizzarlo sui binocoloni. Esatto, perché sentono il click, non c'è bisogno anche al buio di vedere l'ingrandimento e dopo un po' di esperienza lo puoi gestire bene. Beh, ovviamente la sua custodietta molto carina. E qua abbiamo il nostro zoom 824, che è anche più leggero, mi sembra. Scusa se mi permetto. Sì, io ho il vecchio Mark III, è stato ridimensionato. Tra le altre cose di questo zoom vi invito ad andare su Binomania, trovate proprio la recensione completa e mi era piaciuto particolarmente, l'avevo trovato anche migliorato come trattamento antiriflesso, eccetera. Hanno fatto dei bei salti. Quindi in definitiva voi avete tutta la gamma Baader, quella che c'è in negozio la spedite immediatamente, e quella che magari non c'è perché non avete fatto un magazzino, nel giro di 6-7 giorni arriva direttamente al cliente. A noi poi dopo il cliente. Generalmente stiamo cercando di allargare il magazzino, ci vorrà qualche tempo, però l'ordine ogni 2-3 settimane facciamo un ordine Baader standard, quindi se c'è mancanza di magazzino andiamo a prendere i prodotti. Quindi i clienti hanno apprezzato il fatto che avete iniziato a trattare i prodotti, Sì, molto. In particolare cose che non erano facilmente reperibili, come appunto gli oculari, i filtri in particolare, e la serie di filtri anche solari, perché poi Baader fa tutta una serie di prodotti per il solare, non solo per insomma il visuale classico, e quindi sì, parecchio. Ma una curiosità, Luca, di tutti i prodotti Baader che avete, diciamo, importato dalla Germania, qual è quello che è attualmente più venduto? Il più venduto in assoluto, fammi pensare, secondo me è il prisma di Herschel. Quindi il prisma di Herschel, Herschel, perché questa era poi la versione quella rinnovata. Che è questo qua, il 2. Il 2, esatto. Questa è poi la versione fotografica, credo. No, qui abbiamo il nostro prisma, che ovviamente adesso ha la sua valigetta, non più in metallo ma in plastica. Bella, tipo peli. Esatto. La scatola poi si va a chiudere. Sì, attenzione, sennò fa un volo di 15 metri. Direi che non proviamo come ho fatto ai tempi con lo Zeiss. Vi ricordate il lancio dalla torretta? Direi di non farlo con il prisma. È molto professionale. Il nostro prisma, insomma, un 2 pollici, c'è un prisma importante con anche cercatore solare, che è comodissimo quando andate a fare appuntamento. E qui tutta quanta la regolazione e col click lock, quindi devo dire che è un signor prisma. Sai che io il primo modello è uno degli accessori che comunque utilizzo spesso, perché a volte ho più turbolenza la sera che magari verso le 11 al mattino e guardo il sole a 70-80 quindi lo utilizzo spesso. Anche questo trovate la recensione su Binomania, adesso non mi ricordo quando l'ho scritta, e forse c'era anche qualche ripresa solare, non mi ricordo il prezzo, Luca. Questo è salito leggermente rispetto alla versione 1. La versione visuale siamo all'incirca intorno alle 590 euro.
la versione fotografica qualcosina in più, circa 680. Poi la differenza è data solamente dalla presenza di più filtri. Ok. Se uno comprasse i filtri a parte, in realtà costa uguale. Ok, perché se vuoi magari spiegare, col fotografico è un filtro meno denso, giusto? Esatto, anzi, dopo tutta la categoria di filtri ND, che invece con la versione visuale non viene fornita. Dotazione ricchissima. Alla fine, se si comprassero separatamente, costerebbe molto di più, mi sa. Forse c'è qualche piccolo sconto in kit. Cosa carina, per il montaggio dei filtri ti danno poi questo simpatico accessorio. È finita l'epoca delle ditate. Esatto. È stampato in 3D, molto comodo per allocare poi il filtro all'interno, quindi devo dire che hanno pensato veramente a tutto, come sempre in Baader. Quindi questo è uno dei, diciamo, prodotti più venduti attualmente nel tuo negozio. Sì, perché ci hanno detto che non era facilmente reperibile prima e insomma è un prodotto apprezzato poi adesso col sole che è molto presente in questi ultimi tempi. Anche gli telescopi solari classici H-alfa che hai provato anche te, visto che ce ne sono tanti a ottimo prezzo. Però la luce bianca rimane il primo passaggio che fanno le persone, perciò l'Herschel piuttosto che il filtro è molto apprezzato. Per venirti a trovare, vuoi spiegare magari agli appassionati che non conoscono il tuo negozio? Noi ci troviamo a Giussano, quindi siamo al centro della Brianza all'incirca, facilmente raggiungibile con la strada statale che da Milano porta a Lecco oppure da Milano Meda, l'ho chiamata Milano Meda. Quindi se siete di Milano, zona Lombardia, molto facile, già ci conoscete. Se invece arrivate da altre regioni, una volta che arrivate sulla tangenziale di Milano, poi c'è lo svincolo per Lecco, quindi molto facile. Anche dalla Svizzera ci vengono a trovare molto volentieri, perché da Como è mezz'ora, 35 minuti, insomma. Tra le altre cose, un excursus simpatico: quando sono venuto a trovarti, arrivando verso il tuo negozio ho trovato il paese Seveso. Sì, è vero. Io ho detto, esatto. I signori feudali della zona. C'è Seveso, poi c'è la famiglia Seveso che è Arte Sky, e quindi è proprio lì vicino, giusto? Sì, sarà 10 km neanche, ma neanche. Sì, io da Varese con la Pedemontana nuova penso che in 40-50 minuti arrivo senza problemi. Beh, anch'io arrivare qua oggi ci ho messo esattamente quel tempo lì, quindi devo dirti che è abbastanza comodo, Sì, anche dalla Svizzera logisticamente secondo me è una bella posizione. Se fossimo stati a Milano era più scomodo, perché poi la gente per entrare a Milano magari ci metti un po' di più col traffico, soprattutto dei momenti lavorativi. Però diciamo che Baader sta avendo un buon riscontro, assolutamente. Benissimo. Ci siamo spostati da questa parte perché purtroppo in torretta è un po' in ombra, quindi Luca oggi ti abbronzerai. Esatto. E vuoi parlarci un attimo di prodotti Vortex che hai portato qui in Osi? Sì, allora noi come ben sai trattiamo Vortex, quindi è uno dei marchi penso più conosciuti tra i principali appunto per birdwatching e anche caccia. E oggi ho portato tutta la serie dei binocoli 1042, sto a fare un confronto diciamo equo anche con le dimensioni e le aperture, e ho portato dalla serie Triumph alla serie Razor HD per vedere insomma come si comportano. Secondo me le serie veramente interessanti della Vortex sono in particolare la Diamondback e la Viper, perché sono quelle che ci chiedono più spesso le persone anche che devono iniziare il birdwatching, perché sono sia accessibili che hanno un'ottima qualità, insomma, rapportato al prezzo che hanno. Altra piccola chicca, ti ho portato il Solo, che vabbè è un monocolo, però insomma è interessante magari per chi vuole portarselo giusto a passeggio, qualcosa di veramente super compatto e leggero. La serie Triumph, che è uscita lo scorso anno, è veramente l'entry level della serie Vortex. Siamo a 119 euro per un prodotto 1042, molto leggero, adatto magari al classico ragazzino insomma che vuole iniziare, oppure una persona anche adulta vuole iniziare senza spendere cifre esageratissime, per poi passare alla serie Crossfire HD 1042. Anche qui siamo a circa 169 euro se non ricordo male, poi potete verificare sempre tutti i prezzi sul sito. Diamondback HD anche lei 2,39. Serie Viper, qui andiamo un pochino più alti invece come pricing, siamo all'incirca intorno alle 529 euro. Poi c'è la serie invece 1042 Razor, che diciamo un po' il top di gamma della Vortex, che andiamo intorno ai 1030 euro circa. Insomma, per tutti i gusti, per tutte le tasche. Esatto. Io direi di far così se vuoi, perché io devo tenere in mano l'action cam. Sì? Se vuoi magari togliamo i tappi, certo, diamo un'occhiata insieme e cerchiamo di dare un attimo qualche differenza. Oppure sai cosa potremmo fare? Sì? Potremmo montare sulla Berleback, dove adesso c'è il Razor, li montiamo uno dopo l'altro
e magari inquadriamo con l'iPhone e facciamo vedere giusto un Le particolare. differenze. Sì, ci sta. Possiamo far così? Va Vuoi bene. che te li porto là allora? Sì, dai, adesso ragazzi dateci un istante che noi facciamo questa cosa e poi ci rivediamo. Ho disposto un attimo qui sul parapetto i binocoli e facciamo la solita prova. Adesso c'è sotto il Triumph HD, sotto test, e faremo una ripresa con l'iPhone. Quindi a cascata li alterniamo e poi magari vi diamo i nostri giudizi. Triumph HD 10x42. Abbiamo deciso di utilizzare una, chiamiamolo posatoio, in realtà doveva nidificare la cicogna ma non è mai venuta nelle nostre zone. Comunque vedete, qualità al centro e nitido e contrastato. Sì. Forse si nota un filo di luci diffuse al bordo, ma comunque quanto costava? Sui 100 euro? 119. Adesso Vortex Crossfire HD. Beh, qui sei già, guarda, un miglioramento ai bordi, vedi Luca? Si vede. Immagine comunque già nitida. Mi ricordi il prezzo di questo? 159. Diamondback 10x42, quindi fascia leggermente superiore. Qui abbiamo, spero che lo notiate, un aumento del campo di vista, sì. Luca? Sì. Comunque immagine al centro, anche se non hanno obiettivi D, comunque è abbastanza corretta, nitido. E bordo, il field stop, il campo, anche il diaframma di campo è quasi proprio netto. 2,39 lui. Adesso arriviamo a un prodotto insomma che definirei già semiprofessionale. Sì. È il Viper 10x42. Il problema, come ormai sapete, è che l'iPhone mi va un po' a uniformare i colori e il resto, però abbiamo un campo di vista decisamente ampio, anche ben corretto, pochissima, quasi zero luce diffusa, e già qua almeno in visuale si nota meno aberrazione cromatica. E poi tra le altre cose, ragazzi, vi faccio vedere, è anche molto compatto come binocolo. È un 8x42 con vetri ED, decisamente compatto. Passiamo adesso all'ultimo, al top di gamma, che è il Razor. Sempre 10 anche lui. Mi ricordi il prezzo? 1029. 1029, quindi la metà di un top di gamma, diciamo europeo. Adesso qui cosa succede? Vedete che devo regolare un po' il paraluce perché ha tanta estrazione pupillare, per fortuna. Campo di vista ampio anche in questo caso, buona resa di colore, molto neutra, se vedi Luca. Spero che poi l'iPhone non corregga troppo, però rispetto agli altri ha meno dominante giallastra ed è decisamente più nitido. Adesso Luca, voi già che ci siamo, tu dici di montare il 18. Beh, questo è il Kaibab 18x56, è un prodotto che non ha mai tenuto in negozio stock, però ho deciso di prenderlo perché va a fare compagnia vicino a quelli stabilizzati per chi vuole un'esperienza un po' diversa, e questo sicuramente deve essere molto interessante da provare. Quindi monterei. Anche il prezzo di questo te lo ricordi? Anche lui vicino al Razor, se non ricordo male, intorno ai 1050 euro, sì. Allora anche in questo caso adesso ragazzi scusate un attimo perché dobbiamo fare la ripresa con l'iPhone, quindi quello che vedrete adesso sarà ripreso attraverso il telefono. Ho dovuto cambiare l'adattatore perché gli oculari del Kaibab sono più grandi. Cerchiamo di farvi vedere l'immagine. Allora qui devo un po' tribolare con l'estrazione pupillare, in realtà inquadra più campo di quello che state vedendo, però per essere un rapporto così spinto l'immagine comunque è nitida. C'è solo un lievissimo residuo di cromatismo residuo, ma è un binocolo comunque con focale molto aperta. Per il resto guardate, immagini con colori decisamente neutrali, bello anche la resa al bordo. Ecco, abbiamo provato anche il Kaibab 18x56. A questo punto Luca, già che abbiamo provato il Kaibab, abbiamo montato il Razor. Sì, ti ho portato il 56 che è un prodotto che è vero, è già recensito, però vedo che magari molto spesso la gente ci passa sopra, non lo guarda neanche, ma in realtà è compattissimo, stracomodo da portare in giro, in particolare per il birdwatcher che ha già un binocolo, vuole anche un cannocchiale piccolino compatto. 13,39x56, magari facciamo vedere anche qui come rende. Sì, giusto per adesso riprendo l'iPhone, cerchiamo un adattatore che vada più o meno bene. Guardate, tutto in diretta ragazzi qua, e vi mostro anche le prestazioni del Razor da 56 mm.
No, la cosa bella è che oggi anche Luca prova i prodotti proprio sul campo e Esatto. penso che sia stata un'ottima idea quella di venire qui in Osi. Sì, che molto spesso manca questa cosa in negozio, insomma, li provi sulla via, li provi in giro, ma Sì. qua è un'altra cosa. Beh, quando l'avevo recensito mi aveva fatto una bella impressione, infatti anche adesso questa qui è un'immagine molto contrastata, perché c'è lo sfondo dietro verde, il bianco del traliccio di metallo illuminato e al centro non c'è aberrazione cromatica, se c'è è veramente minima, e poi magari ne vedrete un po' di più per colpa dell'iPhone, perché i sensori digitali, tu mi insegni, sono più sensibili al bluetto, quindi si vede un po' di più il cromatismo. Prendiamo l'iPhone e vediamo di farvi vedere anche questa scena. Sono a mano libera come sempre, non ho un adattatore specifico, però vedete comunque le prestazioni del Viper sono ottimali, insomma è un prodotto di alta qualità, definirei anche apocromatico visualmente nella maggior parte delle condizioni di illuminazione. Poi piccolo, compatto, costa? 1029 anche lui. Ok, costa la metà di un top di gamma, certamente ci sono differenze che top di gamma, ma non sono come sempre poi proporzionale al prezzo di acquisto. Allora Piero, oggi ti ho portato anche un'altra cosa, che è un telescopio, in questo caso è il 71F della Askar. Quindi torniamo sempre su quel marchio che ci sta dando veramente grandissime soddisfazioni. Il 71 è un quadrupletto di fascia, possiamo dire entry level, ok, tanto non si offende nessuno, però è un prodotto molto interessante, a parte che viene fornito già con anelli, barra, basette, veramente tutto, ma all'interno troviamo, a parte i raccordi, anche un piccolissimo kit con 2 oculari e un prisma, quindi è un piccolo kit anche per iniziare. Sì. Perciò diciamo l'astrofilo, comunque l'appassionato che vuole un quadrupletto, quindi già un rifrattore 70 per cominciare, classico setup che anche noi consigliamo giusto a muovere i primi passi, ha dentro un po' di tutto. Ero curioso di portarlo per vedere come si comporta invece come spotting, perché va è una bene, cosa dai, che vai. ogni tanto mi piacerebbe fare anche a me. Perfetto. Oltretutto poi se vuoi ci puoi mettere anche su un telo mimetico, io a volte metto i nastri mimetici non adesivi per proteggerlo e si può fare. Va bene. Poi abbiamo qua Bader, quindi proviamo anche con qualche prodotto Bader in concomitanza. Altre cose, comunque bel packaging. Parlando di packaging mi sono dimenticato di notare comunque e di far vedere ai ragazzi che Vortex anche nei modelli base, e dopo magari facciamo vedere una scatola, ha dei bei packaging, cioè sembrano prodotti di maggior qualità in proporzione alla scatola che hanno. Assolutamente, dentro c'è magari già una custodia bella per metterla o tracolla oppure magari con le cinghiette appunto sul petto, che non è fatto male. Carino. Quindi questo è un quadrupletto da 71, giusto? Sì, F6.9. F6.9. C'è anche poi un suo riduttore 0.75, però insomma è carino. Adesso hanno fatto tutta la serie completa, ci è arrivato in settimana il 60F e il 91 anche. Piccolo incidente che capita giustamente a chi fa le cose veramente sul campo, ci siamo accorti che la barra sotto, in questa nuova versione che ci è arrivata da un mesetto, è scavata, ok? Quindi l'attacco da 3 ottavi e da 1/4 sono più profondi. Quindi non riusciamo a montarlo. Possiamo fare una prova giusto per farvelo vedere e anche avere le nostre impressioni rapide. Proviamo a vedere, visto che comunque senza culla è un po' leggero, spero che tenga l'adattatore della Berlebach, quindi adesso con Luca facciamo una prova. L'abbiamo fatta. Tra le altre cose non vi ho detto che Luca, quindi negozio di Arte Sky, tratta anche prodotti Berlebach, queste qua ne ha manciate in negozio, e oltretutto mi dicevi che siete voi che curate adesso le custodie per i treppiedi, giusto? Sì, adesso abbiamo avuto un contratto con loro già da un paio d'anni in realtà, gli facciamo appunto la parte di borse per il treppiede quello più grosso, in particolare il Planet, classico prodotto per astronomia. Le borse sono realizzate da noi in Italia. Ottimo. Abbassiamo così un po' più comodo. Sì, soprattutto per me, perché tu quanto sei alto, Luca? 1,92, quindi 1,92. magari ce la faccio, però. Ok, sì, è giusto un 20 cm più alto di me, Luca. Esatto, bloccare c'è anche il rotore di campo, però lo blocchiamo e via. Ok, allora io do un attimo un'occhiata dentro, perché è la prima volta che guardo dentro questo prodotto. Ti devo dire che con questa estrazione io sono a fuoco.
L'unica cosa è che sto inquadrando le montagne, quindi proviamo, Luca, hai voglia di fare da regista? Assolutamente. Allora, abbassiamo un attimo, calcolate che poi oltretutto è su una piccola testa sfera, Cosa inquadriamo? Un dettaglio magari più lontano, così facciamo vedere la resa? Sì, adesso l'ho messo a 24 lo zoom, quindi più o meno sono 690 di focale. Ma allora, 490 di focale. sono riuscito, non dirmi come, a trovare il posatoio per il possibile nido della cicogna. Adesso metto a fuoco. Certamente l'immagine, ragazzi, che vi proporrò è ribaltata. Boh, è bello nitido, è veramente nitido, Quello anche il micrometrico da questa contrastato. Allora, cromatismo a residuo, Luca, non ce n'è, ma veramente non ce n'è al centro. Adesso sto zoomando con l'oculare ed è una situazione ostica, perché ormai è quasi mezzogiorno, vi trovate con questa comunque zona metallica e dietro lo sfondo che è chiaro, e almeno in visuale in centro non c'è assolutamente percezione di aberrazione cromatica. Anzi, io ti direi, visto che mi sa che non hai ancora provato, dacci un'occhiata, perché è un prodottino interessante anche per il visuale terrestre. Sì. Hai visto che roba? Adesso 8 mm. Sì, siamo con l'8 mm e dobbiamo fare 2 calcoli per l'ingrandimento, e comunque aberrazione cromatica non ce n'è, anche bello contrastato. Ascar 71F, quindi con questo ci fai fotografia, osservazione degli oggetti del cielo profondo, e volendo magari con un bel prisma di Herschel però, e il Baader zoom vi fate un kittino universale. Sì, un po' di tutto, esatto. Certo, non lo puoi portare in oasi magari con la pioggia, modo, però anche in questo modo è veramente di fortuna. Adesso provo a inquadrare con l'iPhone a bassi ingrandimenti, ad alti, e intanto ci facciamo 2 calcolini sugli ingrandimenti che poi vi diciamo. Adesso lo zoom è sulla escursione, sulla lunghezza focale di 24 mm, siamo a 20 per circa. Calcolate sempre la questione che l'adattatore è a mano libera e insomma ai bordi non riesco ad allinearlo bene. Comunque vedete che l'immagine è molto nitida. In realtà con l'iPhone magari tira fuori un po' di colore differente da quello dell'occhio, che considero poco cromatico comunque visualmente. Adesso proviamo a 60x, considerando tutto quanto vi abbiamo esposto, e in più c'è anche la turbolenza perché ormai è mezzogiorno. Vedete che l'immagine comunque è elevata, da prodotto al top della gamma. Tirando le somme vi dico livello di qualità da spotting scope di alta gamma, e poi magari ci sarà la possibilità di provarlo, vedremo, non voglio dirti nulla. Più o meno i prezzi, cioè per avere un kit che ci puoi fare astronomia e uscire anche in oasi quando il cielo... Sì. Allora, facciamo conto che il prodotto siamo all'incirca 700 euro in questo momento. Parliamo poi di un prisma di amici da poterli mettere dietro, ovviamente c'è anche Baader, possiamo andare su qualcosa un pochino più economico, noi ne abbiamo uno a 45 gradi molto carino, a circa 200 euro, quindi 700 più 200 siamo a 900. Direi che uno zoom Baader, per chi vuole diciamo il top di gamma tra gli zoom al momento sul mercato, a 270 euro lo porta a casa, quindi 1170 circa. Oppure abbiamo degli zoom un pochino più economici se uno vuole proprio iniziare, e perciò mettiamogli magari un red dot qua sopra. Sì, magari un paio di oculari per guardare anche i pianeti. Sì. Con 1500 avete un pacchetto poliedrico. Esatto. Quindi avete uno spotting ovviamente non impermeabilizzato, ma 20-60 con obiettivi da 71, ha già il cambio spanato. Sì. Infatti la rese bordi magari con l'iPhone non si vedeva, è perfetta. E poi potete osservare cielo profondo, portarvelo in montagna, ci sta nello zaino. Soprattutto per foto anche, perché questo anche lì abbiamo fatto un kit in negozio con, non so se ne avete provato, lo Star Adventure GTI. Sì, l'ho recensito qualche mese fa, me l'ha mandato Valerio De Auriga. Mi ha messo sopra questo con poi una camera, una ZWO di quelle Air, quelle che sono già all in one, quindi non hai neanche cavi in giro. Tutto quanto insieme è un pacchetto super interessante. Quindi se veramente c'hai una persona appassionata di birdwatching, cielo notturno e fotografia, con meno di 2500 euro, 2800 euro fai veramente tutto. Poi scusa Luca, questione non poco importante, voi
e costruite anche borse, giusto? Quindi Sì. teoricamente potresti fornire al fotografo birdwatcher / astrofilo itinerante anche la borsa per Anche su misura, su si fa misura. per il cliente, non c'è problema. Sì. Beh, bella opzione rispetto ai classici spotting, che sono più costosi in proporzione alle prestazioni. Ovviamente lo spotting è più costoso anche perché è più leggero ed è ottimizzato per osservare sotto la pioggia. Però se volete avere un prodotto poliedrico, lo ripeto da anni, i rifrattori astronomici di buona qualità possono svolgere comunque la funzione in maniera egregia. Su sopraluce, insomma. No, anche a livello di rifiniture è fatto molto bene. Guardate anche la demoltiplica, insomma è costruito con attenzione. Poi dopo che ho provato la meccanica degli Ascar, nulla da eccepire. Mentre stiamo vedendo via, perché poi Luca ha una sorpresa che non mi vuole ancora far vedere. Esatto. E stavamo notando la questione del packaging che vi voleva spiegare riguardo i prodotti entry level della Vortex. Esatto, questo è il Triumph, quindi parliamo del prodotto che costa meno della serie 42 mm. Ovviamente dentro avete sempre le vostre cinghiette per la custodia, la vostra tracollina per il binocolo, ma notare che comunque la custodia è già un prodotto carino, molto interessante. Non sembra, secondo me, una custodia da 119 euro, ecco. Sì, beh, a comprarla penso esternamente così la paghi già 29-30 euro. Poi se diciamo che alcuni top di gamma non danno più la custodia, insomma, Sì, è vero, anche è quello. una cosa un po', insomma, molto carina. Secondo me, anche di fare un regalo non fa una brutta figura, ecco. Sì, diciamo che una persona che si vuole appassionare adesso di birdwatching con veramente poca spesa parte. Poi ragazzi, venite qua in Osi, non venite sulla torretta perché non si può, perché ci sono i controllori qua, c'è la vigilanza. Oggi fortunatamente noi abbiamo il permesso, ma sono venuti i due comunque della vigilanza della Lipu a controllare giustamente cosa facevamo nella zona integrale. Però qui ogni tanto ci sono degli eventi, sotto potete girare tra capanni, schermature eccetera, e insomma io direi andate a visitare il negozio di Luca, comprate i Vortex e poi venite in Osi. Usarli. È già tutto qua pronto. Poi veramente molto bella, con tutti questi specchi d'acqua, abbiamo visto qualche airone eccetera. No, merita assolutamente. Sì, Assolutamente. Io ho sentito anche qualche rapace ogni tanto richiamare, ma si è presi a girare il video. Magari adesso Luca, se vuoi aspettare un po', c'è la termica, vediamo qualche poiana, qualcosa, qualche falco di palude, lo vediamo. Allora adesso noi mettiamo via un attimo, perché poi io sono curioso di vedere questa sorpresa. Ma puoi dirmi solo, è per astrofili, per appassionati di natura? Più per astrofili. Più per astrofili. Però devo dire che potresti usarla in entrambi i casi. Quindi, ma è più per il lettore di binomania, quindi. Più per i lettori di binomania, sì. Ok, Tipico. mi sta incuriosendo. Siamo come i bambini. Allora, Luca non mi fa guardare, sta scartando questa cosa e la sta scartando da un bel po' di tempo. Ma come mai stai impiegando così tanto a scartare? Era imballata per la spedizione, perciò fai conto che era molto imballata. Ho capito, quindi sta impiegando un po'. Quando sei pronto dimmelo che mi giro. Perché se mi stai dicendo che è una cosa utile agli astrofili, ma molto utile, diciamo così, ai binofili, sono abbastanza curioso anch'io. Ok. Ne avevamo parlato, ma era giusto una cosa così, invece ho detto, gliela porto. Eccola qua, la montatura a parallelogramma. Esatto. Beh, bella. Poi se volevo alzarla è veramente leggera. Sì, fammi vedere. Ah sì. Leggera, cosa sarà? 3-4 kg? Sì, 3,5 kg circa. 3,5 kg. Cosa molto interessante, la barra è scomparsa. Quindi non avrete più la barra da avvitare quando dovete andare a fare il bilanciamento del sistema, ma semplicemente quando andate in giro chiudete, riponete tutto quanto all'interno e voi siete a posto. Ma quanti chili regge? Circa 7 kg. Ah, quindi posso usarla ad esempio col Cowell Lander che ho a casa. Certo. Posso usarla con quello, ma domanda sempre da tester rompiscatole, ma me la lascio in prova o me le portare a vedere? No, te la lascio in prova. Ah, ok. Giustamente, scusa. No, va bene. Questa va provata sul cielo con calma. Va bene, dai, adesso la scaletta magari 2 o 3 settimane un attimo piena, però inizio a montarci sul Cova nei prossimi giorni e ti dico già le mie impressioni. Quindi si apre il braccio, si apre un po' le viti, quindi puoi bloccarlo.
E comunque materiali fatta molto bene, tantissimi fori qua di filettatura. Sì, poi ti faccio vedere un'altra cosa, che è la piastra per attaccare sopra i prodotti. Aspetta, facciamo così perché bisogna aprire le viti qua, vedi? Puoi fare il blocco del sistema. Ma il prezzo mentre lavori sulla Siamo sulle 800 euro. Ok, quindi alluminio, giusto? Acciaio. Acciaio. Tutte le parti qua sono tutte acciaio. Le parti alluminio sono quelle magari più estetiche, tra virgolette, ma le parti, diciamo, di perni, eccetera, tutto quanto acciaio. Quindi è durevole, assorbe anche meglio le vibrazioni l'acciaio che l'alluminio. Da buon appassionato di mountain bike anche degli anni 90, quando uscirono i telai, a parte quelli in titanio, quelli in acciaio erano molto più elastici sulle biciclette, non c'erano ai tempi le forcelle, quindi dovrebbe anche, penso, assorbire meglio le vibrazioni l'acciaio. Sì, anche secondo me. Poi sotto un treppiede magari in legno la morte sua. Quindi tu lo proponi coi Berleback, giusto? Sì, che è lì? con l'1.19 che tu mi hai segnato, un ottimo prodotto che ho a casa, quindi adesso abbiamo qui un treppiede Sirui, si può andare bene, se vuoi lo montiamo un attimo. Qui vedi diciamo, il movimento su e giù chiaramente del nostro sistema L, e poi c'è la bascula laterale che molte parallelogramma non hanno, quindi se ti serve magari regolare qualcosa lo puoi usare. È comodo, magari se sei in piedi poi ti vuoi anche per quando sei sdraiato, secondo me. Sai che molta gente lo utilizza con sotto il lettino solare o la sdraio, è più regolabile. Comunque tra apertura e montaggio su 2 minuti. Sì, 2 minuti. Cioè uno se va sul campo comunque sì. Poi volendo puoi anche stringere la vita, vabbè adesso. Invece una domanda, ho visto la barra, il passo classico dei contrappesi astronomici. Sì, è lo standard per esempio di Skywatcher e Celestron, quindi abbiamo tenuto una misura normale. Ok, sì, infatti, anche così, sembra quella della Vixen GP o delle Q5. Sì, esatto. Quindi così. I contrappesi c'erano lì a go e non ci sono problemi, quindi utilizzi me un po' usati, ma va benissimo. Ho messo su, per esempio, in negozio un 5 kg. Poi qui abbiamo il morsetto che viene fornito insieme alla montatura, questo qua. Ah, bello, è un aggancio veloce simil manfrotto. Sì. Viene montato qui, poi hai chiaramente il fuori, devi mettere tutto quanto. Certo. E poi se non lo vuoi non lo usi chiaramente, e hai altri sistemi, però noi questo abbiamo già i default insieme. Beh, ottimo. Io oltretutto questo qua poi è uguale alle slitte manfrotto e è perfetto. Le teste che abbiamo noi, anche nostre Arte Sky, hanno esattamente questo stesso passo. Ok, quindi il passo è manfrotto. Sì. Beh, Luca, bella poi sorpresa. Lo puoi spostare come vuoi, lo puoi regolare come vuoi. Bella sorpresa, non me l'aspettavo, anche perché adesso è il periodo un po' ottimale per me, perché iniziano a accorciarsi le giornate, quindi ho più tempo per provare i prodotti astronomici. Poi spero che arrivi il mio esemplare di Highlander, quindi magari farò un bel reportage in 7 termini col tuo kit, con la Uni 19, e poi facciamo il resoconto, insomma, ti so dire. Anche i binocoli dritti secondo me meritano, si può il Doctor. Non c'è più il Doctor. Non me lo ricordare. Sì, l'ha acquistato Marco Lucchini, un tuo collega, diciamo, negoziante, e proprio perché tu hai anche Cova, giusto? Sì, esatto. Proprio perché vari motivi, l'ho già spiegato insomma sul canale. Il Cova posso usare 3 oculari, secondo me a livello di ottica la fluorite rende un pochino in più, l'ho trovato più luminoso, e poi andando anche al poligono 40 per erano troppi. Adesso andiamo su con gli amici a sparare anche a 300 metri a 21 per, io ad agosto vedevo bene i fori. Poi se gestirtelo meglio. Sì, posso vedere i caprioli la sera, 40 per erano troppi. E poi ieri ho notato, magari vi metto una foto, che con un Berleback piccolissimo, mi sembra il 2032, e una testina video Manfrotto 701, perché è compatto, riesci a utilizzarlo meglio. Invece il Doctor era più lungo, aveva più effetto leva. No, comunque sì, il Doctor sarebbe andato molto bene su questa parallelogramma, però vabbè, lo utilizziamo con le Highlander, e poi comunque ho lì dei prodotti da provare, altri binocoli. Niente, cosa interessante abbiamo aggiunto poi sono state le bacchette qua sotto, per dare un po' più solidità al sistema. Ovviamente il parallelogramma hanno 1 o massimo 2 sistemi di tenuta, qua ne abbiamo 3, quindi molto più leggera, perché chiaramente non è, sono tubi, tubolare, non è piena, non è blocco unico, però ti dà comunque solidità. Beh, sono molto curioso di provarla, mi sa che già stasera do un'occhiata. Assolutamente.
Allora ragazzi, noi terminiamo qua questo reportage video presentazione prodotti. Abbiamo portato il negozio di Arte Sky in riserva ed è la prima volta che capita. Sì. Quindi spero che anche tu sia stato contento. Assolutamente, è una bella esperienza. Poi provarli sul campo è diverso che provarli in negozio o provarli comunque lì, insomma in città. Provarli in un ambiente ottimale è un'altra cosa. Io ti ringrazio anche perché sono riuscito a fare per la prima volta una prova con l'iPhone di tutti i Vortex, non l'avevo mai fatta. Mi ha impressionato il piccoletto che costa poco e oggi di giorno si vede veramente bene. Poi adesso proverò senz'altro il parallelogramma. È stata una valida, secondo me, opzione poliedrica il rifrattore Ascar. Sì. Piccolo, alla fine leggero, con tutti i prodotti Bader, insomma ci sta. Allora ragazzi, io vi consiglio come sempre di andare a visitare il negozio di Luca Arte Sky a Giussano. Ok, quindi almeno lo trovate, lo vedete di persona. Poi visitate il sito Arte Sky per ulteriori aggiornamenti sui prodotti. Noi ci vediamo come sempre su questo canale, vi aspetto su tutti i social qui sotto in descrizione. Oggi evito di citarli tutti. Ovviamente vi aspetto anche su binomania.it, che è il sito più specializzato per le prove di strumenti ottici e digitali per osservazione naturalistica astronomica per il tiro sportivo. Inoltre, se ancora non l'avete fatto, oltre a mettere il nuovo like per le hype del video, vi chiedo di iscrivervi al mio canale perché il 70% di voi entra a visitare il canale, ho tantissime visite, ma in realtà siamo in 80.000, ma ci sono solo 10.000 iscritti, quindi mi raccomando un'iscrizione col pulsante qui sotto. Un caro saluto a tutti voi da Piergiovanni Salimbeni e da Luca. Ciao ragazzi. Ciao, grazie.